innanzitutto che non suono solamente jazz, ovviamente, o non ho suonato solamente jazz, però questo è il genere in cui mi esprimo più spesso e in alcuni casi con più convinzione, perché probabilmente è una delle musiche sviluppatesi nell'Occidente, che permette maggiore creatività, permette di comunque tenere conto anche di altre musiche che sono state assorbite in qualche modo negli anni. E allora diciamo che anche così, quasi non accorgendomene, negli anni mi sono specializzato un po' su questo genere. Però il jazz è una musica che ha una grossa tradizione, ma non deve neanche stare ferma, ed è giusto secondo me che ogni tanto vada ad attingere anche da nuove fonti per cambiare un pochino e rimanere sempre interessante. Per quello che è il mio percorso, mi capita di suonare, ho suonato anche altri generi musicali, però sicuramente il jazz è un genere che ho voluto approfondire anche studiandolo, perché mi interessano molti aspetti, tra i quali intanto la possibilità dell'improvvisazione, che ha un valore sicuramente aggiunto per questo linguaggio musicale. E poi c'è la possibilità comunque dell'impiego di strumenti acustici, quindi sonorità che vengono prese in prestito dalla musica classica, però con un trattamento, diciamo, dell'armonia molto interessante, molto denso, con delle tensioni e delle dissonanze che hanno dato vita, diciamo, a un linguaggio, un genere musicale ricco di interesse anche e soprattutto per l'ascolto. Quindi sicuramente un genere che è apprezzabile sia dagli ascoltatori, quindi dagli appassionati, e anche dai tecnici, dai musicisti. Ecco. Inoltre la possibilità come dire, di integrare quindi l'aspetto improvvisativo e anche l'aspetto di scrittura e di arrangiamento, che quindi riescono a coesistere in un linguaggio che veramente, come collega Massimo Manzi giustamente diceva prima, sono in continua evoluzione, e questo è il bello, perché non è mai una musica, diciamo, che stanca, che annoia, ma che può attingere a tante risorse, e quindi una musica in continua evoluzione. Ecco. Il mio interesse per il jazz è dovuto in primo luogo allo strumento che suono, il sassofono, che è nato a metà dell'Ottocento e, diciamo, a mio avviso ha avuto il suo percorso più completo appunto in riferimento a questo genere musicale. Quindi ho iniziato fin da piccolino a studiarlo, a interessarmene, e poi pur suonando tante altre cose, tra cui anche la musica classica per gli studi che ho fatto in conservatorio, ho continuato sempre con il jazz perché a mio avviso offre una possibilità che magari è presente anche in altri stili musicali, però nel jazz è stata sviluppata in modo più approfondito ed è diventata un po' una caratteristica piuttosto peculiare, che è quella appunto dell'improvvisazione. L'improvisazione crea anche l'opportunità di avere un percorso di studi a disposizione, di crescita, che virtualmente è infinito. Credo che qualsiasi musicista che suoni jazz ad un certo livello, diciamo a qualsiasi livello, potenzialmente potrebbe non finire mai di studiare, di completarsi in qualche modo, perché l'estemporaneità del fattore improvvisativo lascia sempre spazio a nuove soluzioni. Per
Per quanto riguarda invece il discorso, come diceva il mio collega Ludovico, il discorso legato alla scrittura, nel jazz è molto frequente che i musicisti non si dedichino soltanto all'esecuzione, ma anche alla composizione dei brani che poi eseguono nei dischi, nei concerti, eccetera. E questa è un'altra cosa che mi ha sempre affascinato, a differenza di altri generi, magari come la musica classica, in cui non c'è a volte perlomeno non c'è il connubio perfetto tra esecutore e compositore. Nel jazz invece molto spesso questa cosa esiste, e tra l'altro è continuamente un genere continuamente contaminato da altri stili musicali, come per esempio il rock e altre cose. Quindi io lo considero anche uno stile a 360 gradi, questo lo completa molto, ecco, rispetto ad altri generi. Ho scelto di suonare questo genere musicale perché sono stato sempre affascinato da determinate sonorità. Suonando il pianoforte penso che questo sia lo stile in cui il mio strumento riesca ad esprimersi nel miglior modo possibile, parlando sempre di musica improvvisata, in quanto in altri generi musicali lo spazio dedicato a questo strumento è sempre abbastanza limitato. Ma soprattutto a me quello che interessa e quello che piace è l'aspetto improvvisativo e performativo della musica, in quanto suonando il jazz, ma anche forse altri generi musicali in cui l'improvvisazione è parte centrale del linguaggio, è possibile creare in maniera estemporanea della musica. Io ho scelto principalmente di suonare musica jazz perché credo che sia una musica principalmente in continua evoluzione, che guarda sempre al passato ma rispecchia anche le sonorità e le influenze odierne di tutti i giorni. Poi anche perché credo che il mio strumento sviluppi in quel genere una sonorità moderna e insomma c'è un vasto campo su cui lavorare.